Vai. Se sbaglio oggi col video è la fine. Ok. Ok, questa è un'acqua molto piatta, quindi sicuramente avrà un contenuto basso di minerali. Questa è molto più saporita, quindi sicuramente il residuo fisso è molto più alto, giusto? Ok. Perfetto. Eh sì, questa ha 298 mg litro e questa ha 22 mg litro perché è fonte Sant'Anna. Oggi parliamo delle acque giuste per fare il caffè. Allora, come avete visto da questa introduzione al video, si può riconoscere già solo al sapore delle acque differenti, soprattutto per quanto riguarda il contenuto di residuo fisso, che sono tutti i sali minerali disciolti in acqua, e quindi se si ha un palato un po' allenato si riesce a riconoscere un'acqua con tanto residuo fisso da un'acqua con poco residuo fisso. Ma oggi, innanzitutto bentornati sul mio canale, sono Claudio e sono appassionato di caffè. Oggi parliamo dell'acqua giusta per fare il caffè migliore, perché in tanti me l'avete chiesto e oggi facciamo questo approfondimento. Quindi, come vi ho dimostrato con questo piccolo video che vi consiglio di questo piccolo test e vi consiglio di replicare a casa, bendatevi, mi raccomando, non barate, ma assaggiate più acqua e vedete se riuscite a riconoscerlo. È un esercizio che secondo me è abbastanza facile, ci si prende facilmente la mano, ma è una piccola dimostrazione di come la nostra bevanda preferita, che è il caffè, sia fatta per il 98% di acqua. E quindi, quando parliamo di gusto di caffè, non mi piace il tuo caffè, non mi piace quella miscela, dovremmo mettere questo discorso del gusto all'interno di tanti fattori, tra cui uno importante è sicuramente l'acqua che si utilizza. Io quando qualcuno mi dice il tuo caffè non mi piace, io non me la prendo. Perché? Perché innanzitutto c'è un discorso di gusto personale, quindi io so come lavoro il mio caffè, so l'attenzione che ci metto, l'attenzione alla selezione delle materie prime, l'attenzione alla tostatura e faccio una produzione veramente piccola e di nicchia, ma posso capire che non rispecchia il gusto di tutti, anche se insomma cerco di fare una miscela forte, una miscela morbida e anche le miscele speciali per cercare di accontentare un po' tutti. Ma poi entrano in campo dei fattori che io non riesco a guidare, per esempio l'acqua che si utilizza, così come la macchinetta che si utilizza. Una macchinetta, come ho fatto vedere nell'altro video sulla pulizia della macchina, può essere sporca o pulita e quella può dare dei sentori diversi in tazza durante l'estrazione. Ma inoltre potrebbe dipendere anche appunto dall'acqua che utilizziamo o anche dalla temperatura del termostato della macchinetta con cui andiamo a erogare quelle miscele, quindi può essere una temperatura troppo bassa o troppo alta rispetto a quella miscela. Come avrete capito, il risultato in tazza, che può piacere o non piacere, dipende da tantissimi fattori. Oggi di tutti questi fattori andiamo a approfondire il fattore acqua. Allora, innanzitutto voglio darvi delle linee guida su delle cose sicuramente giuste e sicuramente sbagliate da fare quando andate a scegliere l'acqua da utilizzare per la vostra macchinetta del caffè. Prima di tutto non va utilizzata l'acqua frizzante, perché l'acqua frizzante sicuramente rende il caffè più schiumoso e più cremoso, ma sicuramente non fa bene alla macchina e soprattutto non è prescritta tra le regole per fare il caffè perfetto, perché l'acqua frizzante crea delle piccole bolle d'aria all'interno della pompa della macchinetta del caffè che a lungo andare la fanno lavorare, affaticare di più e la pompa si romperà prima. Quindi il risultato vi sembrerà più cremoso e schiumoso, ma acqua frizzante assolutamente no. In più non state a guardare solo il discorso della cremosità e della schiumosità del caffè, altrimenti vincono quei sistemi tipo Nespresso Vertuo dove c'è una grandissima schiuma creata dalla centrifuga e noi pensiamo di stare a bere un caffè super cremoso, ma il vero caffè cremoso non è sicuramente quello in espresso, ma è quello estratto all'italiana da una macchina a bar e poi quello più vicino è quello estratto da una macchina a cialda. Altro aspetto importante è quindi non utilizzare l'acqua di rubinetto. Purtroppo l'acqua di rubinetto, l'acqua appunto dell'acquedotto comunale, troppo spesso contiene cloro, troppo spesso contiene calcare, tutti fattori che danneggiano sia potenzialmente il gusto, ma soprattutto danneggiano la macchina. Il calcare è il nemico numero uno di qualsiasi macchinetta, così come di qualsiasi elettrodomestico che utilizza l'acqua, perché comunque dopo un po' si andrà a depositare
e quindi romperà la vostra macchina. Quindi io vi sconsiglio assolutamente di usare l'acqua di rubinetto, ma utilizzate un'acqua in bottiglia acquistata, e comunque anche acquistando acqua in bottiglia ogni tanto una decalcificazione, vi consiglio il mio decalcificante professionale, va sempre fatta, ogni 2 mesi io quantomeno la consiglio, o soprattutto prima di bloccare la macchina per un lungo periodo di fermo e prima di riattivarla dopo un lungo periodo di fermo. Oltre l'acqua frizzante vanno bene anche dei sistemi di filtraggio come le caraffe, oppure quei depuratori che si mettono appunto sul rubinetto, pure quelli possono andare bene, anche quelli tendono a togliere tutti quei minerali che comunque appesantiscono l'acqua. Ora però voi mi domanderete, è meglio l'acqua Sant'Anna? Tra l'altro io sto utilizzando questa Blues di Eurospin, che è sempre fonte Sant'Anna, ed è l'acqua probabilmente con residuo fisso più basso che si trova in commercio tra appunto quelle che si trovano nei supermercati, ha solo 22 microgrammi per litro ed è la più bassa, e tanti pensano che sia l'acqua migliore per fare il caffè. Io utilizzo questa e vi dico subito perché. Innanzitutto perché è ottima per altre mie esigenze personali di dover bere un'acqua leggera, ma soprattutto avendo un residuo fisso così basso, una presenza di minerali bassissima, è un'acqua veramente molto neutrale, cioè arricchisce di poco il gusto del caffè, anzi essendo proprio piatta di gusto, tutto quello che si va a bere è appunto sapore del caffè, e la preferisco rispetto ad acque, adesso per esempio ho preso questa Gaia, che sono molto più ricche di sali minerali e quindi hanno un sapore molto più forte. Ora spiegarlo che il sapore dell'acqua sia diverso si fa un po' fatica, però se riuscite a fare un test come questo ho fatto io, tra un'acqua minimamente mineralizzata e invece una molto con comunque un residuo fisso molto più alto, anche voi riuscite a distinguere i sapori, e quindi potete immaginarvi come un'acqua più saporita riesca a influenzare anche il caffè. Ma qual è quindi l'acqua giusta? È quella con un residuo fisso così basso? In realtà no. La SCA, la Specialty Coffee Association, considera alcuni parametri che sono fondamentali per l'acqua e la riuscita di un buon caffè, e non necessariamente un residuo fisso così basso. Per esempio la SCA considera che il range giusto di un'acqua per fare il caffè eccezionale ha un residuo fisso tra 75 mm e 250, quindi è comunque un'acqua con un residuo fisso medio, quindi non così basso, e quindi per la SCA questa non è l'acqua più giusta. Quindi ricordate, residuo fisso tra 75 e 250 mg per litro. Inoltre, sempre per la SCA, l'acqua deve avere un pH neutro tra 6,5 e 7,5, e questo lo riscontriamo nella maggior parte delle acque in commercio, e inoltre il calcio deve avere un valore tra 17 e 85. Ad esempio questa Sant'Anna di calcio ha solo 2,9, mentre ad esempio questa Gaia di calcio a 91, quindi in realtà forse più vicina alla Gaia a questo range tra i 17 e 85, ma non è perfetta neanche questa. Inoltre un altro parametro che la SCA considera importante è la presenza di sodio, che deve essere inferiore a 10 mg. Ovviamente di sodio la Sant'Anna ha solo 1,5 e invece la Gaia 13,7, quindi in questo caso Sant'Anna batte Gaia, mentre avete visto nel caso prima era per il calcio più vicina alla Gaia che la Sant'Anna. Di certo nessuna delle due rispetta alla perfezione questi valori dell'espresso perfetto consigliati dalla Specialty Coffee Association. Quindi cosa vi consiglio di fare? Di mettere un impianto osmosi inversa in casa per raggiungere il bilanciamento giusto professionale, per erogare l'acqua giusta per fare il caffè? No, sinceramente no. Secondo me arrivare a essere perfezionisti sull'acqua è un passaggio veramente molto eccessivo. Secondo me ci sono tanti step prima su cui uno può crescere la propria competenza sul caffè, la propria formazione, e andare a apprezzare le miscele senza arrivare all'acqua. Di certo io vi dico, io per abitudine preferisco un'acqua piatta in sapore rispetto a un'acqua ricca, e quello che vi consiglio di fare per partire è: partite alla vostra miscela preferita, avete scelto il vostro caffè bevete tutti i giorni, lo conoscete bene, perfetto, partite da quello, comprate due acque opposte, una poco mineralizzata, una molto più mineralizzata, e erogate i due caffè e cercate di trovare differenze. Se le trovate, sicuramente una delle due vi piacerà di più, e quindi andrete su quell'acqua che avrete scelto come preferita. E questo è un piccolo test che vi può aiutare, ma è veramente un test raffinato. Io prima di arrivare a quello vi consiglio di fare un percorso fatto soprattutto di cambiare le miscele e iniziare a riflettere su quello che si beve, ovvero non fermarsi al fa tanta crema mi piace, bensì iniziare ad aprire la bustina di caffè,
respirare un aroma intenso che deve uscire, che non deve sapere di bruciato, non deve sapere di legna, ma deve sapere di caffè appena macinato. Quindi deve essere intenso, ma intenso in una gradazione appunto che sappia di caffè e non di altri sentori appunto come legna, carbone, perché vuol dire un caffè troppo tostato. Poi guardate anche la data di scadenza, cioè un caffè che scade a breve vuol dire che ha già passato tanti mesi sullo scaffale. Poi vi consiglio di non guardare solo la crema, ma iniziare per esempio a sentire gli aromi prima di berlo, di utilizzare la tazzina, scuoterla un po' per respirarne l'odore, poi berlo, poi vedere che pulizia e che persistenza lascia al palato, non deve lasciare sapori di bruciato. Questi sono tanti piccoli assaggi che vi porteranno a riflettere su cosa state bevendo, su arricchire il vostro gusto, arricchire la vostra conoscenza appunto nel riconoscere i gusti buoni, e poi potete anche arrivare appunto a fare dei test come ho fatto io per acquisire ulteriori capacità e riuscire a riconoscere persino l'acqua, delle acque diverse, quale acqua preferite, ma l'acqua è un passaggio dopo. L'importante è che per la vostra macchinetta non utilizzate quella frizzante, non utilizzate quella di rubinetto, ma acquistate un'acqua in bottiglia oppure filtratela con qualche metodo come la caraffa, perché vi allungherà la vita della macchinetta. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Ora vi dico chi premierò di settimana scorsa che ha commentato il video della settimana scorsa, e mi raccomando commentate, lasciate un like anche a questo video in maniera tale che potreste essere voi a essere sorteggiati settimana prossima, e ditemi qui sotto nei commenti se anche voi riuscite a riconoscere l'acqua dal sapore che ha e qual è l'acqua che voi preferite. Ok, questa settimana ha vinto Letizia Balestrini. Letizia, mi fa piacere che hai vinto. Scrivimi nella mail che trovi qui sotto in descrizione che macchinetta utilizzi e ti invierò un assaggio delle mie miscele. Per tutti gli altri ci vediamo sabato prossimo alle 2 come sempre, e lasciate un commento qui sotto su questo video e mi farà piacere premiare qualcuno di voi settimana prossima. Un saluto da Claudio, ciao!